Buongiorno a tutti da El Cotillo. Ieri sera, dopo una splendida giornata passata sull'isola di Lobos, ci siamo spostati col buio qua a El Cotillo. Siamo davanti a Playa Concha e è una splendida giornata di sole. Io ora sono ancora con la felpa, però mi sto già accaldando e a breve mi spoglio. E guardate un po' chi è tornato e cosa ha fatto. Giornata pelucheria. Mi sono tagliati i capelli. Era ora, bravo Mauretto. Da Gaston, il barbier de El Cotillo. Ho trovato la giusta pelucheria e avevo bisogno di tagliare un po', di dare un taglio. Adesso do un taglio anche alla Betty. Mi sa che ci dovrò andare anch'io nei prossimi giorni. Visto che stiamo qua tanto, non potevamo restare tutti questi mesi. Abbiamo tradito i nostri parrucchieri italiani, ma ne avevamo necessità, i capelli crescono. Bella giornata di sole, di mare, un po' anche di lavoro al computer oggi. Siamo sempre qui a El Cotillo, dove siamo arrivati ieri sera sul tardi, ormai col buio, e questa notte ci fermiamo di nuovo qui, così abbiamo tempo un po' per lavorare, un po' per rilassarci. Domattina ripartiamo, andiamo in altre zone. E quindi da El Cotillo vi salutiamo. Per questa sera ce ne stiamo qua tranquilli e buona serata a tutti, ci aggiorniamo domani per nuove avventure di Sail Ironic. Vi saluta anche Mauretto che è qui dietro di me. Dove sei? Dove sei? Eccolo. Buongiorno a tutti. Sto lavorando. Vabbè, ogni tanto mi capita anche a me di dover lavorare. Ho fatto bagno, ho preso il sole, guardate che ufficio che abbiamo. Adesso che fa un po' più fresco mi sono rimesso a lavorare, per cui capita anche questo. Ufficio, fronte, mare. Ormai siamo al tramonto in questa bella spiaggia di El Cotillo. Il sole sta tramontando. E quindi da El Cotillo per questa sera è tutto. Oggi lavoro e bagni E sole. e sole. Che si vuole di più? Quindi direi che come giornata lavorativa non è stata male. A domani, ciao ciao. Ciao! Buongiorno a tutti. Buongiorno! Stanotte è piovuto, ma questa mattina abbiamo il sole, quindi quasi quasi ne approfitto per fare un bagnetto veloce al mattino. Lo lascio fare a lui perché un po' freschino io lo sento, mentre Mauro non ha mai freddo, quindi io lo accompagno. Ieri sera comunque sono uscito, un po' freschino faceva, quindi mi sono felpato anch'io ieri sera. No, c'è troppo vento freddo e declino il bagno. Oggi no. Ecco la nostra postazione di questa notte e la notte scorsa. Però la meteo vuol darci buono. Guardate che bel arcobaleno che abbiamo lì sopra. Incombenze della vita da viaggiatori. Lavanderia. Oggi è la giornata della lavanderia. Mentre Mauro va a fare cambio acqua, grigie, nere, acque chiare, io lavo, visto che anche la giornata non è così bella, quindi il mare non ce lo possiamo vedere oggi perché fa freschino, c'è vento e il sole non è ancora ben uscito, quindi facciamo le incombenze da viaggiatori. La bella lavanderina che ha appena terminato di fare il suo lavoro adesso. Visto che sono seccati i capi, li pieghiamo assieme. Vengo anch'io. Vieni che ho bisogno di L'aiuto, se no poi dice che non faccio mai niente.
Oggi tempo brutto e quindi che si fa? Andiamo al mercatino dell'artigianato locale di La Jares. Siamo vicino al Cotillo, tra il Cotillo e il Coralejo, e c'è questo piccolo mercatino, andiamo a vedere. mercatino piccolo piccolo, ma tutta roba artigianale, carino, veramente carino. Questo pueblo di La Jares, che di per sé è già carino, quindi peccato la giornata un po' uggiosa. Ci hanno sempre detto che soprattutto qui a Fuerteventura non piove mai, piove 10 giorni l'anno, e cacchio, ne abbiamo già presi 2 noi. Anche più forse. 2/3 ne abbiamo già presi, comunque. Pioggia che dura pochissimo, però insomma. Sì, non è una cosa terribile, dura 5 minuti, un po' torrenziale, lascia fango, lascia un po' di pozzanghere e poi torna al sole. Oggi abbiamo la felpetta perché c'è un po' di vento, sostanzialmente non fa freddo, si sta benissimo. E dietro di me il Tindaya o la montagna sacra, il guru della montagna sacra. E chi è il guru? Non ce l'ho la pancia da guru. Siamo tornati a Bentancuria, che è là in fondo. 1 perché ci piace, 2 perché dovevamo comunque ricaricare un po' le batterie, e 3 perché domani dovremo vederci qua con degli amici. Quindi ci fermiamo qui questa notte e poi domani torneremo al mare. Siamo stati qua 2 settimane fa, hanno fatto un sacco di lavoro, hanno costruito questo muretto per fare la strada, praticamente il park lo stanno rifacendo tutto un po' per bene, probabilmente lo allestiranno sicuramente per l'estate. Comunque molto carino, c'è da fare questi 300 metri di strada, fattibilissimi. Qua nel centro di Bentancuria hanno messo qua ai tropici una pista del ghiaccio, guardate, con tutti i bambini dietro che si stanno divertendo. Fa freschino alla sera qui, quindi ci può anche stare. Una pista da ghiaccio in mezzo alle palme, giuro, mi mancava. Un orsacchiotto con gli sci, qua la neve non so neanche se sanno sciare, perché quando mai la vedono. Forse sul Teide qualche volta c'è stata un po' di neve, però non ci sono certo gli impianti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bel tavolino che mi hai riservato. Visto? Per noi due, appositamente per noi due. Praticamente è come mangiare in mezzo alla giungla. Posto davvero originale e carino.
E finalmente anche a Bettancuria è uscito il sole dopo una giornata ieri e una nottata di pioggerellina, vento e tempo fresco, freschino diciamo. È uscito il sole e si sta decisamente meglio. Dopo un bel pranzo in paese abbandoniamo l'area camper di Bettancuria. Questa è la bellissima parte nord dell'isola di Fuerteventura. Sullo sfondo vediamo El Cotillo con le sue spiagge e il faro di Tostón. Si vede molto bene anche il Tindaya o la montagna sacra. Annalisa ci ha dato il nome della yucca, che qui si chiama il drago canario. Bellissime piante di cui Fuerteventura è piena. Eccolo il drago canario, questo qui è veramente una pianta molto bella e notevole. Le belle caratteristiche dei mulini a vento canari sono questo timone, questo qui che è collegato ha un tetto in legno rotante su cui sono anche impiantati i perni in legno delle pale eoliche. Poteva essere parzialmente spostato per orientare meglio al vento le pale del mulino. Fantastico. Ora saliamo a vedere la parte sopra. La Betty continua a salire. Si sale ancora. Allora, considerate che tutta questa struttura poteva ruotare per spostarsi e disporsi meglio al vento. Si vede che tutti sia i denti che i perni sono originali perché sono tutti consumati. Perni in legno con una flangia in metallo che li sostiene. Bellissimo. Minchia che bello. Spavento. La Betty che fa la casera. Vado al giardino del cactus. C'è questo enorme capitolino. Questo è stranissimo, sembra che abbia tantissime escrescenze di piccoli cactusini che escono dalla pianta. Boh. Se ripenso a Villa Hambury che è a 20 miglia, dove ci sono tantissimi cactus, bah, niente a che vedere con questi. Sono tutti cactus più piccolini, questi qua sono enormi. Tantissimi.
Da buttarsi in mezzo. Insomma, avrei qualche dubbio. Lasciato il museo del Cheso, abbiamo raggiunto di nuovo il mare. Siamo a Costa d'Antigua, stasera cena con italiani. Non riprendiamo niente, ma ci gustiamo la cena in compagnia. Quindi ci aggiorniamo domani. Buongiorno Mauretto. Buongiorno Bettina. Buongiorno a voi da Costa d'Antigua. Ieri sera ritrovo italiano alle Canarie. E quindi, in casa loro, vivono qua qui. E quindi ora da questo parcheggio di fronte a casa loro ripartiamo. Abbiamo alcune commissioni da fare in città, quindi andremo a Puerto del Rosario oggi e poi proseguiremo il nostro viaggio sull'isola di Fuerte. Allora siamo ormai a fine mattinata, sempre a Puerto del Rosario. Avevamo tante commissioni da fare questa mattina, ma la cosa importante è che siamo finalmente riusciti ad ottenere il Nie Blanco canario e spagnolo, poi ovviamente canario, che sarebbe il primo passo per prendere una domiciliazione qua in Canaria, ossia il numero di registrazione di stranieri in Spagna, quindi alle Canarie, insomma. Praticamente è un codice fiscale come il nostro codice fiscale, e con questo si possono portare avanti i documenti, aprire attività e cominciare già a muoversi socialmente all'interno del paese spagnolo delle Canarie. Altre commissioni, altra spesa a Mercadona. E ora pausa pranzo, torniamo in un posto che già conosciamo, che è fronte mare a Puerto Lajas. Qui siamo. Siamo al Barranco del Agua, che è una classica oasi nel deserto, dove l'acqua, spesso impetuosa, scorre abbastanza violenta, e come si vede qua addirittura ha portato via la terra, lasciando quasi scoperte le radici delle palme. E ora andiamo a vedere la vera e propria oasi. Betty che entra nell'oasi. Un po' abbandonata, direi. È un po' un mezzo disastro. Ah, eccola l'acqua. Questa è la canalizzazione dell'acqua. Adesso puoi dire cosa ne pensi. A me pare una strunzata. È un'oasi nel deserto. Anche tenuta malissimo. Andiamo. Però vedi, basta poco, basta un pochino d'acqua e qua tutto risorge rigoglioso.